In questo episodio ho la possibilità di parlarvi di un altro interessante hobby product, grazie al contributo di Bruce della East Arts Fantasy Architecture Inclusive, che mi ha gentilmente inviato alcuni dei suoi stampi siliconici da provare e mostrarvi qui sul canale. Sono partito dal progetto più semplice in quanto richiedeva l'uso di un solo stampo, il numero 65, dal catalogo online che ci permette di riprodurre le rovine di una torre. Allora, partiamo dal dire che Bruce, oltre che il proprietario di questa azienda, è anche un eccezionale appassionato di modellismo e lo si evince immediatamente vedendo i suoi molteplici lavori descritti sul suo sito web, che non solo racchiude immagini di questi lavori, ma accuratissime guide passo passo su come realizzare i progetti in maniera estremamente dettagliata, con utilissimi consigli non solo sull'uso dei suoi stampi, ma anche sulla pittura e scultura. Il sito web è insomma un posto ricco di utili contenuti per tutti coloro che amano il modellismo in generale. Per chi non mi conoscesse abbastanza, io certamente non sono un asso in costruire scenici di gioco, ma nonostante tutto è una cosa che mi piace e mi diverte moltissimo. Nell'ultimo anno mi sono cimentato svariate volte, ma mai mi sono divertito come usando questi stampi. Il risultato che ho ottenuto è stato divertente al pari, se non di più, di mettere insieme un complesso modello della Lego o un puzzle tridimensionale. Infatti la procedura richiede di realizzare tramite l'uso dello stampo svariati mattoncini che ci andremo poi a incollare per costruire quello che desideriamo con il solo limite della nostra fantasia. Con gli stampi si può usare del semplice gesso fino, ad esempio la scagliola, che è economica e si trova facilmente in qualsiasi negozio del fai da te. O in alternativa, in mesticherie più specializzate, si può acquistare la marmorina, che è una polvere ceramica, ma dopo averle provate entrambe ritengo che la qualità non giustifichi l'enorme differenza di prezzo. Purtroppo c'è da dire che sia il gesso che la marmorina non sono materiali particolarmente resistenti e tendono abbastanza facilmente a rompersi, ma ho notato che quando si comincia a mettere insieme il tutto con la colla vinilica, la sensazione di robustezza quando si maneggia il risultato finale è molto soddisfacente, seppur non mi sentirei di dire che possa sopravvivere se lasciato cadere a terra, ma questo vale per la maggior parte dei terreni di gioco, che siano in polistirolo, MDF o resina, più pezzi. Veniamo al mio progetto. Ho utilizzato lo stampo numero 65 per 17 volte preparando 50 ml di acqua mescolata insieme a 70 g di polvere di gesso, utilizzando un bicchiere misuratore per mescolare sempre la stessa quantità e ridurre gli sprechi. Quindi mescolato e versato il composto nello stampo, stando attento a riempirlo in maniera omogenea. Ho usato uno stecchino per livellare la colata. Ho quindi sbattuto un libro con sopra lo stampo per far emergere le bolle che si formano a contatto con la superficie. Altrimenti si può utilizzare il manico di un cacciavite per battere sotto il libro che tiene lo stampo o qualsiasi altra superficie. Infine ho coperto lo stampo con una superficie piatta e la copertina di un vecchio CD è risultata perfetta allo scopo. Questo ci permette di avere i pezzi tutti pari e della solita altezza, cosa che si otterrebbe difficilmente utilizzando un raschino. Cosa buona del gesso è che si solidifica in 15 minuti o poco più, quindi il processo si può ripetere con facilità svariate volte in una sola giornata, mentre raggiunge la sua solidità ultima dopo un paio di giorni, tempo dopo il quale si può cominciare a costruire la nostra torre. Ho cominciato con incollare le colonne e gli archi. Poi ho incollato su cartoncino il modello stampato, reperibile sul sito della East Arts, per questo progetto e l'ho utilizzato come linea guida per cominciare a costruire il modello. Ho seguito le dettagliate e scrupolose istruzioni di assemblaggio per riprodurre il progetto, rovinando con delle pinze alcuni blocchi per dare un senso di usura alle pareti e pavimento.
pennello di un grigio scuro. Secondo me, se avessi usato un primer in questa prima base avrei fatto prima. Ho poi dato un grigio neutro con la tecnica del dry brush. E infine un ultimo dry brush leggero di un grigio chiarissimo quasi bianco. A questo punto non ho dovuto fare altro che mettere tutto insieme e aggiungere un po' di decorazioni con un misto di clamp foliage in parte fornito dalla Warhol Scenic, che ringrazio, in parte autoprodotto. Io ho incollato la struttura su una lastra di poliuretano espanso che ho sagomato a piacimento, dipinto e infine applicato un po' di erba statica. Dopo questa esperienza devo dire che la prima sensazione è di voler correre sul sito a comprare tutti gli stampi disponibili, perché i risultati sono eccezionali e il divertimento è assicurato. Sono curioso di sapere se voi conoscevate questa azienda, se sì fatemelo sapere nei commenti, altrimenti fatemi sapere se questo progetto vi è piaciuto. In questi giorni sto invece preparando i pezzi per costruire una casa in stile fantasy, che spero di potervi mostrare in un prossimo video. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e mi raccomando, se non vi foste ancora iscritti al canale fatelo, perché è un grosso aiuto e incentivo a produrre nuovi contenuti ogni settimana. Grazie e ciao a tutti.